Ciao a tutti! Tada! Ho finito la maglia a rete. Sicuramente qualcuno di voi ha visto i vari passaggi sugli altri social dove appunto ho postato le varie fasi del mio lavoro. Allora, è una maglia a rete con dei bordini. La maglia a rete è un po' particolare, come vedete non è la classica rete fatta con le maglie alte. È un piccolo schema che ho visto sul profilo di Katia Shar, che è una creativa di lingua russa e che fa delle cose molto belle, il profilo di Instagram. Voi lo cercate tra tanti suoi lavori, trovate proprio la foto del punto di un campioncino e il suo schema. Non so se sono riuscita a interpretarlo correttamente, però alla fine io l'ho anche un po' semplificato perché fare tutta una maglia così risulterebbe cioè, sempre il punto uguale, cioè deve essere anche agevole. I giri di andata si usano delle catenelle in aria e delle mezze maglie alte e i giri di ritorno delle maglie bassissime. Ora, mi piacevano di più i giri di ritorno dei giri di andata. Sapete che io amo fare la maglia bassissima e queste catenelle in aria proprio mi disturbano, non so perché. Come vedete sono alternate, cioè i buchi sono alternati, non è la classica rete divisa in rettangoli regolari. Questo punto è abbastanza pieno e abbastanza spesso. Credo che io non l'ho mai fatta, ma la maglia a rete fatta con le maglie alte e le catenelle sia più ariosa e sicuramente più leggera. Quindi tenetene conto. Quindi tutto a rete andrà indossato ovviamente con qualcosa sotto e il bordino invece l'ho fatto in Bosnian crochet. Cos'è il Bosnian crochet? È semplicemente la maglia bassissima lavorata in tondo, sempre in costa dietro. Se voi la lavorate in tondo, sempre in costa dietro, quindi questa è la manica, lo scalfo manica lo lavorate così, vi viene questa texture molto molto bella. È un pochino meno morbido rispetto alla maglia bassissima in costa dietro classica con i giri di andata e ritorno. Mi piace tanto per i bordini, anche se non è molto elastica. Questo è un cotone e quindi credo che fatto con la lana potrebbe risultare invece più morbido e più elastico. Il bordo sotto l'ho raddoppiato, cioè l'ho fatto più alto e poi l'ho cucito. Io non l'ho cucito con l'ago, l'ho cucito sempre con l'uncinetto. È stato un po' macchinoso riprendere le maglie dietro e contarle uno a uno, fa sì che coincidessero con quelle, diciamo, del bordo fatto. Però alla fine, pian pianino, tanto non ci corre dietro nessuno. E quindi questo è un tubolare. Perché ho fatto questo? Perché lasciando anche dei buchi, adesso vi dico, questo è il davanti, perché avevo in mente di fare anche un cordino. Per ora mi fermo qui, non so se lo farò, perché ho visto un cordino fatto da Lola Crochet che è spettacolare. Non sono sicura di volerlo fare con questo cotone, nel senso non è la prima volta che faccio quel cordino e vorrei provarlo con una lana che mi piace, magari un merino, credo sia più semplice, però adesso vedo. Si può indossare benissimo così la maglia, poi vi faccio vedere. Ma ritornando a bomba, molti di voi mi chiedete, ah che bello, faccio il tutorial, voglio vedere una maglia finita dall'inizio alla fine, se no io non riesco a farla. Allora, diciamo che si può partire veramente dalla semplicità, perché anche io faccio così, ogni tanto provo delle costruzioni particolari, la costruzione in tondo, i giri accorciati sullo sprone, aggiungendo maniche, la costruzione che io chiamo a stella, perché sono cose che cioè, mi vengono in mente e le voglio assolutamente provare a fare.
ma in realtà assolutamente si può partire dalla semplicità, che è la cosa migliore secondo me, e poi aggiungere eventualmente dettagli. Ma di cosa sto parlando? In particolare per questa maglia io ho iniziato e ho fatto il dietro. Ho fatto il dietro che è un rettangolo, semplicemente un rettangolo con un punto che ho scelto. Allora, io sapete che non amo i campioni, ma di questo ovviamente l'ho fatto perché volevo provare il punto, volevo capire se mi poteva piacere e se poteva andarmi bene a lavorare un'intera maglia. È vero che è una piccola canotta, però comunque il punto deve piacere, altrimenti poi lo si abbandona. Fatto questo, ho appunto deciso di fare il dietro, questo rettangolo. Il rettangolo può essere più o meno lungo, largo, un quadrato, a seconda di come vogliamo fare la nostra maglia. Basta prendere la misura da qua fino alla lunghezza desiderata, la vita, i fianchi, il ginocchio, per dire. Io ho visto tantissimi cardigan senza maniche fatte così di questa di rete, poi con il bordino, lunghi fino anche al ginocchio, da portare proprio sopra così le cose estive e aperto davanti. Non credo che ne farò uno così, ci stavo pensando, però poi serve tanto cotone e non sono sicura che poi avrò la motivazione di finirlo. Comunque, fatto questo rettangolo che è il dietro, si può fare un ulteriore rettangolo per fare il davanti e poi si cuciono le spalle. Dopodiché si riprendono le maglie e si gira intorno. Si cuciono i fianchi, se si vuole, altrimenti no, si riprendono i bordi delle spalle. E questo è il nostro capo, fatto e finito, carino, se abbiamo scelto un colore che ci piace, un filato che ci piace, e verrà bene, per forza, perché è una cosa semplice, 2 rettangoli cuciti. Ora, partendo da qua, si possono fare invece delle modifiche. Uno, io non l'ho fatto in questo, però una cosa è fare anche un piccolo sottomanica, quindi oltre a fare un quadrato si fanno anche 2 strisce qua, qua e di qua, che fanno da sottomanica. Oppure, semplicemente come ho fatto io, il davanti, invece di fare un semplice rettangolo uguale al dietro, ho semplicemente fatto lo scollo. Per fare lo scollo non necessita per forza di chissà quanti giri accorciati o calcoli o attenzione come vi avevo fatto vedere nella maglia precedente, che in quel caso bisognava studiare un attimino perché c'era anche una lavorazione che doveva andare a specchio. Qua non è così perché la lavorazione è tutta uguale, per cui io a un certo punto, lavorando avanti, ecco, una cosa che do sempre per scontato quando parlo delle mie lavorazioni è che è una lavorazione orizzontale, che significa che cresce in orizzontale, cioè io la lavoro così, con giri, la maglia è questa e io la lavoro così, con giri di andata e ritorno. Questo è il bordo e questo è il collo. Quindi lavorandola così cresce in orizzontale, quindi da lato a lato si chiama lavorazione in orizzontale. Quando facciamo i top down o i bottom up, che quindi cresce così o così la maglia, vuol dire che cresce in verticale, lavorazione in verticale, e la lavorazione generalmente in tondo, ma anche con giri di andata e ritorno, e crescono così. Quindi questa è una lavorazione orizzontale. Quindi io lavoro, inizio a lavorare i miei ferri, quando arrivo qua, invece di arrivare fino in fondo mi fermo e faccio avanti e indietro. Quando arrivo alla larghezza desiderata del collo, aggiungo delle maglie in aria e poi riproseguo. Quindi con un semplice accorgimento che è quello del collo,
riprendere poi le maglie con il bordino. Ricordatevi che io ho fatto questo bordino a Bosnian crochet con maglie bassissime, che può essere un pochino ostico per chi non è abituato, ma potete farlo benissimo anche con le maglie basse prese in tondo e verrà benissimo, verrà anche più elastico e l'effetto è molto bello. Il bordo lo potete fare piccolo se avete già la larghezza desiderata. Se vi è venuto troppo largo, continuate a girare intorno con il collo, facendo magari qualche diminuzione ogni tanto, in modo tale che poi vi verrà un collo più largo della misura che desiderate e sarà molto bello. Quindi veramente per fare una maglia si può partire dalla semplicità e gestire dopo le varie particolarità. Per esempio, dopo che ho fatto questi bordini, mi è venuto in mente di fare questo tubolare perché mi è venuto in mente e voglia di provare il cordino, che non so se farò in realtà adesso, però intanto l'ho fatto, il bordo adatto, e magari glielo metterò. Potrò fare anche un cordino molto più veloce di quelli che conosco io e metterlo lo stesso, poi vedremo. Nel caso fosse una maglia maglione con le maniche lunghe, semplicemente invece di fare il bordino si fanno altri 2 rettangoli che diventano le maniche e si attaccano poi qua. Semplicemente una maglia può essere fatta con 6 rettangoli, il davanti, il dietro, la manica destra e la manica sinistra. Se voi scegliete un bel punto che vi piace, una lavorazione orizzontale, vi verrà benissimo. Quando farete le maniche, la larghezza del rettangolo potrà essere quella del vostro braccio, qua sopra. E se volete la lasciate larga, vi verrà tipo a cono e secondo me è veramente bello. Queste lavorazioni in orizzontale danno risalto a qualsiasi tipo di punto. Se voi scegliete anche le maglie alte, perché uno dice io non ho voglia, cioè voglio provare a fare sta lavorazione, a vedere quei rettangoli se viene bene, però non posso impegnarmi in un punto, in un lavoro che duri un mese. Lo faccio di maglie alte. Secondo me vengono benissimo. Le maglie alte lavorate in orizzontale creano, una volta indossata, una verticalità che è veramente veramente molto bella. Secondo me dovreste provarla. Quindi non abbattetevi, sappiate che anche se non vi faccio tutti i tutorial, perché sinceramente non riesco in questo periodo a farvi un intero tutorial dalla A alla Z, potete sicuramente procedere voi. Vi faccio vedere come mi sta. Eccoci qua, allora l'ho indossata col bianco proprio per farvi vedere la trama e il disegno, però in realtà io la preferisco con la canotta nera, l'ho provata, che si intravede, si vede che è una rete, ma non è così sparaflesciante, diciamo. Ehm, L'ho fatta proprio su misura perché non sapevo se mi fosse bastato il cotone, in realtà mi è avanzato un gomitolo, avrei potuto farla leggermente più lunga. Però a me questo tipo di maglie a rete mi piacciono anche più morbide. Ehm, Comunque veramente la misura la potete gestire come preferite. Quindi vi ho detto tutto per oggi. Ho un altro progetto che è quello della maglia blu fatto in canna da zucchero, che però purtroppo non mi piace lavorarla. Questo tipo di filato, ho fatto delle maglie bassissime in centro e adesso sto continuando con le maglie alte, ma proprio non mi piace lavorarle, quindi devo trovare una soluzione perché non mi va di sprecare tempo per una cosa che non mi sembra poi che funzionerà nemmeno a prodotto finito.
Sto pensando di abbinarlo ad un filato invernale, potrebbe essere un mohair, però forse poi anche col mohair è anche peggio lavorarlo, perché proprio mi si impiglia. Vediamo, vediamo cosa deciderò. Mi dispiace perché comunque ho fatto la spesa e perché comunque il filato in mano come colore, tutto mi piace molto e anche il tessuto che ne sta uscendo è molto morbido, non è come il cotone, è veramente molto morbido, credo sia anche molto fresco, però proprio non ci riesco, coi miei punti non riesco, cioè coi miei punti, in realtà sto facendo le maglie alte, quindi mi si impiglia in continuazione la maglia alta, poi devi fare 2 passaggi, 3 anzi, prendi il filo, poi passi e passi e proprio non mi viene, ma vedremo cosa deciderò. Io adesso voglio iniziare un nuovo progetto, ci sto pensando, nel frattempo cerco di consumare lo stash, cioè dei gomitoli di scarto che ho, sto cercando di capire cosa fare, ma credo che farò un ordine di filati invernali ormai. Lo so che siamo solo a luglio, ma credo che il mio esperimento del cotone forse finisce qua, non lo so. Niente, vi ringrazio, spero vi sia stato utile, mettetemi sotto le domande e quello che appunto volete scrivermi e a presto. I love crochet!